C'è un nuovo marchio indipendente, ma questa volta arriva dalla California con un cuore svizzero e il suo nome è Fleming. Ciao ragazzi, oggi vi racconterò il nuovo Series One. Nell'orologeria indipendente ci sono due correnti principali. I marchi che si focalizzano su creazioni più classiche e attentissimi al dettaglio, e invece i marchi più concentrati sul design e creazioni futuristiche. Come potete vedere, questo marchio fa parte della prima corrente, quindi con uno stile più classico e ha una marea di dettagli che vi faranno impazzire. Ora però devo raccontarvi da dove arriva Fleming e cosa ha di particolare questo marchio. Ogni appassionato ha quel sogno nel cassetto di creare il proprio orologio partendo da zero, quindi mettendo il proprio design, il proprio movimento per creare qualcosa di davvero unico. Questo è quello che è riuscito a fare Thomas Fleming insieme a James Kong. Hanno creato un marchio partendo proprio da zero, con un'idea ben precisa in testa. Si può creare un marchio per diversi motivi. A volte nasce per necessità, perché manca magari un determinato design o un determinato tipo di orologi sul mercato. A volte invece nasce per comunicare la propria visione al mondo con la propria creatività e la propria attenzione ai dettagli. Personalmente ho conosciuto Thomas l'anno scorso a una cena a Ginevra ed era prima di Watches and Wonders. Da subito ho cercato di capire quale potesse essere la sua idea di creare un marchio, perché ci raccontava appunto durante la cena che stava lavorando al lancio di Fleming e quindi a questi nuovi orologi. Aveva un'idea molto precisa in testa e oggi abbiamo il risultato finale, che vi racconteremo. Il Series One è il risultato di ben 3 anni di lavoro, mettendo insieme alcune delle realtà più importanti e rinomate nel settore in Svizzera, partendo da Complement per il quadrante fino a Chronode per la realizzazione del movimento. La cosa che mi piace è la chiarezza con cui Fleming espone il proprio progetto, perché in questo momento esistono diversi marchi indipendenti, ma alcuni sono magari meno chiari di altri su che ruolo hanno nella realizzazione dei propri orologi. Questo lo dico perché i collezionisti sono sempre più esigenti di capire cosa indossano, cosa acquistano e che qualità alla fine ha il proprio orologio. Questo marchio lo mette bene in chiaro e anzi ne fa un punto di forza. Tolta questa introduzione, adesso parliamo dell'orologio, che è la cosa più importante. Partiamo dalla cassa. Prendendo l'orologio notiamo subito che ha una costruzione molto particolare, perché abbiamo delle anse corde de vache che sono molto caratteristiche negli orologi vintage, ma che sono traforate e gli danno dunque un aspetto molto contemporaneo e dinamico. Osservandolo capiamo molto chiaramente l'idea che hanno avuto, perché abbiamo continuità in tutte le componenti, si vedono infatti le anse che si fondono con la parte centrale della cassa e diverse finiture, perché abbiamo una parte lucida e una parte satinata. All'inizio potrà sembrare un orologio classico, ma in realtà quando lo si mette al polso e si notano tutti questi dettagli, la vostra idea cambierà completamente. Abbiamo poi altri due highlight, uno più visibile e uno un po' più nascosto. Vi dico già che per comprendere tutto quello che c'è dietro alla fine della realizzazione di questo orologio bisogna essere degli esperti, bisogna conoscere diversi tipi di finiture, bisogna conoscere le tecniche che vengono usate e i tempi di realizzazione per anche poterlo apprezzare. Però già osservandolo chiunque può capire l'attenzione che è stata posta per farlo. Parliamo adesso del quadrante, che è la parte più visibile. Qua abbiamo la versione in tantalio con un quadrante in avventurina, ma ne verranno prodotte altre due versioni, di cui una in platino e una in oro rosa, entrambe con quadranti distinti. Alcuni di voi conosceranno già il tantalio, che non viene utilizzato spesso in orologeria, ma che ha una caratteristica unica nel colore. Infatti abbiamo un grigio scuro, però tendente al blu. Secondo alcuni, essendo così difficile da lavorare, è anche più prezioso dell'oro. Le dimensioni sono 38,5 mm di diametro, 46,5 da ansa ad ansa e soli 8 mm di spessore. Il quadrante è stato realizzato dall'azienda del grande maestro Kari Voutilainen, che si è focalizzata su tutta una serie di dettagli. Gli indici riprendono le lancette, la minuteria ha un effetto, quindi una finitura spazzolata, la parte un pochino più centrale è realizzata in platino con una finitura frosted e infine una pietra, l'avventurina, per la parte centrale e per i piccoli secondi. Girando l'orologio notiamo un movimento davvero scenico e particolarmente rifinito, sia nelle ruote che nei ponti, che sono semischeletrati per far vedere e cadere lo sguardo all'interno proprio di tutto l'orologio. Parlando nello specifico delle componenti, abbiamo una finitura black polished sia per le ruote che stanno sopra i bariletti che per il ponte che tengono il bilanciere. Infine i ponti semischeletrati hanno una finitura frosted con un magnifico anglage.
A realizzare questo movimento è stato Jean-François Mojon, che nel 2010 ha vinto il premio al GPAG come miglior orologiaio dell'anno. Mentre a realizzare le componenti è stata l'azienda Tradition Mécanique Horlogère, che si è occupata appunto di tutte le parti che sono presenti in questo movimento. Tramite questa lancetta che notiamo sul retro viene indicata la riserva di carica, che è di 7 giorni o 168 ore. Il marchio Fleming non finisce qui. Stanno infatti già lavorando con il tennista Casper Ruud, che è stato il primo ad indossare Fleming in assoluto, a un Series 1 Ghost, quindi una versione ultra leggera e shock resistant di questo orologio, oltre a un Series 2 con bracciale integrato. La versione in tantalio sarà un'edizione di soli 25 pezzi, mentre quella in oro rosa di 7 e quella in platino di 9. Ora sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo marchio. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime release.